Ciao, oggi vi parlo del mio piccolo Eden perché voglio appunto riferire un episodio citato nella Genesi, che appunto è la prima falsa accusa di stupro che si può ritrovare nella storia dell'umanità. Evito, non sto a parlare di Lilith, Eva e di questa storia qua perché voglio prima segnalare i punti più urgenti appunto del mio movimento. Infatti, un pilastro fondamentale è il fatto che non ci sia una verità stabilita riguardo all'episodio Weinstein. Weinstein è un uomo, vabbè, avrà ovviamente potuto fare dell'avanzo a queste ragazze, ma in realtà non si sa neanche perché non c'è nessuna prova e comunque non hanno mica detto mi sono ritrovato una pistola alla tempia e ho dovuto compiacere il signor Weinstein. No, non si sa assolutamente come sono andate le cose. L'unica cosa che è certa è che Esergente si è ripresa con lui un sacco di volte, l'ha proprio frequentato. E quindi io continuo a parlare del mio pool, di questo pool di zitelle, donne insoddisfatte che si sono messe d'accordo per ottenere una certa attenzione che non avevano più, creando una verità comune. Quando si crea una verità comune, questa entra nell'immaginazione collettiva. Cioè, la stessa storia del nazismo, quando Hitler ha iniziato ad accusare gli ebrei di tutti i danni che facevano alla società. Beh, dire il vero, ci sono un sacco di episodi appunto in cui gli ebrei sono stati accusati di cose che non facevano, tipo avvelenare i pozzi. In realtà, appunto, dobbiamo alla Torah ebraica anche il primo episodio di falso stupro avvenuto, che è stato quando Potifar, la moglie dell'uomo per cui lavorava Giuseppe quando fu catturato e portato in Egitto, accusò Giuseppe di averla molestata portando un lembo del suo vestito che si era strappata da sola perché in realtà Giuseppe l'aveva rifiutata per devozione nei confronti del suo padrone. Il padrone ovviamente crede alla moglie, Giuseppe finisce in carcere e sarebbe marcito là fino alla fine dei suoi giorni se non avesse avuto il caso, c'è sempre nella Bibbia ebraica, anche nell'episodio di Esther, il caso ha voluto che ci fossero due uomini con lui e vengono richiamati per essere appunto portati in causa per avere i loro casi esaminati e del giorno della sentenza nel tribunale loro confessano a Giuseppe di avere i loro sogni e Giuseppe li interpreta e riesce dice di vedere che uno verrà giustiziato e l'altro invece assumerà anche un ruolo piuttosto importante al fianco del re. Azzecca tutto, ovviamente azzecca i suoi sogni, ciò che ha detto se è vero, uno viene giustiziato e l'altro anni dopo si ricorda anche che Giuseppe le aveva detto per favore ricordati di me se puoi, sii grato di questa interpretazione che ti ho dato per essere tranquillo appunto nel giorno della sentenza. E infatti se ne ricorda il faraone, va a chiamarlo personalmente, lo riabilita dal momento che gli chiede egli stesso il significato di alcuni sogni e Giuseppe li interpreta in maniera corretta come l'arrivo di una carestia in Egitto dopo 7 anni di abbondanza. In questi 7 anni raccogli e tieni perché poi appunto ci sarà la carestia. Il 7 è un numero molto ricorrente nella Bibbia. In 7 giorni la terra fu creata, Dio creò tutto, infatti il settimo si riposò. Sono tutte cose molto ricorrenti. Infatti, quando poi ci fu la carestia in Egitto, la famiglia di Giuseppe lo raggiunse, cioè non sapevano che era lì, pensavano fosse morto perché i fratelli l'avevano tradito. Però per l'appunto Giuseppe si ritrova i fratelli accanto davanti a elemosinare grano e appunto gli dice chi è. Prima li fa mandare a prendere Beniamino, insomma, sono un'appassionata di storie bibliche, quindi potrei soffermarmi a lungo. Comunque mi soffermo su Potifar perché è indicativo per quanto riguarda i falsi stupri. Noi donne tendiamo poi a drammatizzare, a fare le vittime, sono cose veramente insopportabili. Vi devo confessare che una volta pure io sono corsa fuori di casa lamentandomi che ero stata maltrattata così quando vivevo qua in Costa Azzurra nella mia storia precedente.
Poi però, cioè, ovviamente sono andata a dire a tutte le persone a cui avevo parlato che stavo svisionando, che non era assolutamente colpa sua, era colpa mia. È ciò che dovrebbe fare anche Asia Argento. Dovrebbe ritirare le sue accuse se solo avesse un minimo di dignità e con lei tutte le altre. Il fatto è che non sembra che nessuno si accorga o perlomeno non so, è tutto dovuto a un brainwashing del politically correct. Dietro questo politically correct si nasconde appunto il germe del fantasma comunista. Cioè, serve tutto al Partito Democratico americano per cercare anche di trovare consensi su un'accusa che è stata data a Trump sulla sua appunto attività sessuale. Come adesso, cioè, loro slinguazzano, fanno slinguazzare gay e lesbiche e gay pride e poi però si scagliano contro un politico maschio che vuole semplicemente farsi qualche scopata con qualche giovane ragazza. Cioè, oh, iniziamo a vedere le cose come stanno. Qua, come, come appunto con Potifar, si stanno rivedendo accuse di falsi stupri che vengono portate agli estremi. In America gli uomini non entrano più negli ascensori con le donne, i dottori si rifiutano di visitare una donna da sola perché una donna, anche senza testimoni, può gridare e dire che l'uomo l'ha molestata. L'uomo verrebbe licenziato immediatamente. Veramente, insomma, è un tema piuttosto importante e c'era questa strumentalizzazione che vuole portare appunto alla rovina di ciò che è di destra, alla salita del Partito Democratico e della sinistra, ma insomma come si riesce a vedere anche dal seguito che sto avendo, le persone che mi scrivono e l'ispirazione che mi viene data da tante donne. Devo ringraziare in particolare Iris che praticamente mi sta facendo una scaletta quotidiana di ciò di cui dovrei parlare. Ehm, appunto non ce la faranno. Dobbiamo comunque mantenere il nostro genere. Un'altra deriva, un'altra chicca che vi dico per ultima è che a quanto pare la figlia di un mio amico a Londra si è ritrovata in bagno, c'era un gay e gli ha detto scusa ma sei un uomo, questo è il bagno delle donne. Ha detto ah mi stai discriminando per il genere. Cioè non solo le donne adesso possono accusare falsamente di stupro ma anche i gay possono dire che ci sono discriminazioni di genere ed eventualmente saremo noi donne a dover pagare questi problemi qua. Insomma, ragazzi, svegliamoci, continuiamo con questa causa. Un saluto, ciao.